Ciao randaggi, oggi in questo video vi voglio spiegare come lavorare mentre si viaggia, senza però essere un nomade digitale, quindi senza avere delle competenze specifiche in un determinato settore e senza l'esigenza di doversi portare un computer dietro e quindi fare un lavoro da remoto. Quindi qual è questo lavoro? Semplice, fare il tour leader per viaggi di gruppo. Ok, ma chi è il tour leader? Il tour leader, detto anche coordinatore, non è nient'altro che quella persona che si occupa di accompagnare un gruppo di persone che hanno acquistato un pacchetto di viaggi organizzati tramite tour operator in viaggio in una determinata destinazione. Quindi il tour leader è un accompagnatore basicamente, quindi accompagna questo gruppo di persone in una determinata destinazione che loro hanno scelto e pagato. Quindi come funziona? Allora, c'è un gruppo di persone che acquista un pacchetto di viaggi organizzati tramite tour operator dalla loro pagina online. Poi, quando questo viaggio raggiunge il numero massimo di partecipanti, quindi il gruppo è completo, il viaggio viene assegnato ad un coordinatore e questo coordinatore poi viene messo in contatto con questo gruppo di persone con le quali poi si organizzerà per partire tutti insieme. Perché esattamente questa formula di viaggio funziona così. Ci si incontra tutti in aeroporto e si parte insieme per un viaggio, nessuno si conosce tra di loro e quindi c'è questa formula un po' di viaggio all'avventura, basata sulla condivisione. Quindi è sicuramente un modo per tutte quelle persone che vogliono fare un viaggio diverso dal solito, magari per un motivo o di un altro non vogliono partire da sole, non hanno lo stimolo magari per farlo e quindi viaggiare con altre persone può essere sicuramente uno stimolo. Ma quindi che cosa fa il tour leader in pratica? Il tour leader, come vi avevo anticipato prima, accompagna questo gruppo di persone in viaggio, ma questo non è il suo unico ruolo. Diciamo che in generale i tour operator funzionano un po' tutti allo stesso modo, solitamente c'è un ufficio che si occupa di tutta la parte organizzativa, quindi prenotare per esempio i voli, gli alberghi, pernottamenti in generale e i vari tour da fare durante il viaggio. Il coordinatore ovviamente si deve studiare la destinazione, quindi l'itinerario e tutto il piano di prenotazioni per assicurarsi che tutto vada come programmato, come previsto. Però anche in corso d'opera il coordinatore si deve assicurare che tutto vada secondo i piani. Quindi immaginatevi quando partite per un viaggio voi in solitaria o con un amico e dovete gestire tutto l'itinerario, no? Quindi dove andare, che cosa fare, dove mangiare, dove dormire. E il coordinatore a questo deve fare, si deve assicurare che il cliente abbia tutto preparato, perché poi di base le persone acquistano un viaggio proprio per il servizio, per non dover pensare a nulla. Quindi il coordinatore si deve assicurare che tutto funzioni. Faccio esempi, sapere o vedere dove andare a mangiare a pranzo e a cena, assicurarsi che che i musei siano aperti, quindi vedere gli orari, coordinarsi con le varie guide turistiche per capire a che ora svegliarsi, a che ora c'è il pullman che li viene a prendere e così via. E a proposito di guida turistica faccio una piccola parentesi perché spesso il tour leader viene confuso con la figura della guida turistica, che sono due cose ben distinte, perché una guida turistica prima di tutto ha bisogno di una licenza, mentre il tour leader no, viene oggi per legge identificato più come un content creator. Quindi il tour leader non ha, il ruolo di spiegare gli aspetti storico-socioculturali di un paese, ma ha l'unico, ruolo appunto di accompagnare il gruppo e gestire tutta la fase organizzativa in corso d'opera. Poi raga, una cosa anche importante da tenere in considerazione di questo lavoro è che tutte le spese di viaggio vengono rimborsate o anticipate dal tour operator, perché chiaramente voi lavorando per loro, tutto ciò che riguarda i voli aerei, i pasti, i pernottamenti, i tour che farete con il gruppo, quindi tutto ciò che è inerente al viaggio e che è in funzione del gruppo viene rimborsato o anticipato dal tour operator. Quindi la cosa buona è che si riesce a mettere da parte l'intero stipendio e questo sicuramente è una cosa molto molto buona. E come si diventa tour leader?
Allora, diciamo che le linee guida dei tour operator bene o male sono tutte le stesse. Sicuramente in primis bisogna conoscere le lingue e bisogna avere esperienza di viaggio in forma indipendente, quindi aver fatto viaggi, che ne so, zaino in spalla, viaggi on the road, aver visto il mondo, quindi avere la capacità di sapersi gestire, di saper risolvere i problemi e tutti gli imprevisti tipici di un viaggio. Questo anche è un ruolo fondamentale di un coordinatore. E terzo punto, che non è determinante, però comunque può essere importante, cioè avere esperienza in questo settore, quindi già aver fatto magari il tour leader per, diciamo, tour organizzati. Anche se questo, come dicevo, non è determinante perché come in tutti i lavori bisogna fare la gavetta, bisognerà pure iniziare da qualche parte, quindi di certo non è un fattore che vi può spalancare le porte o precludere questa scelta. Semplicemente voi provate a candidarvi e provate a spiegare insomma qual è la vostra situazione. Spesso io ho conosciuto tanti tour leader che non avevano avuto chissà quante esperienze di viaggio, però avevano viaggiato come clienti presso diciamo, vari tour operator e quindi si erano affacciati un po' a questo mondo e questo gli aveva dato un vantaggio poi per diventare tour leader, quindi collaborare. E proprio con questa parola ci tengo a specificare che quello del tour leader è un lavoro non da dipendente, quindi non si ha un contratto come dipendenti di un'azienda, ma è più un contratto di collaborazione a partita IVA, quindi si è liberi professionisti che è sicuramente un valore aggiunto perché ti dà la possibilità di gestire il tuo lavoro nel tempo, quindi tu puoi scegliere quando lavorare, come e perché. E secondo me questa è sicuramente la formula vincente, soprattutto per chi vuole viaggiare e quindi vivere in viaggio e lavorare mentre viaggia. Raga, siamo arrivati alla fine del video, ci tenevo a raccontarvi questa modalità, diciamo, di lavoro perché per quella che è la mia esperienza personale a me ha aiutato tantissimo. Io non ho fissa dimora in un luogo in Italia, io vivo viaggiando, quindi trovare una formula lavorativa che mi permette di viaggiare e lavorare allo stesso tempo, ma soprattutto di poterlo fare mentre sono in viaggio. Quindi, un esempio, se io sto in India e avere la possibilità di prendere un gruppo direttamente lì e poi quando è finito il viaggio poter continuare il mio personale viaggio è un valore aggiunto che nessun altro lavoro mi può dare. Quindi è sicuramente una formula lavorativa molto valida se cercate, diciamo, un modo per viaggiare e lavorare allo stesso tempo. In descrizione vi lascio tutti i link dei vari tour operator che assumono tour leader, quindi basta che cliccate, diciamo, i link e vi andate a spulciare un po' la pagina di questi tour operator per vedere se ci sono applicazioni, diciamo la sezione dedicata al lavoro, quindi per potersi applicare per cercare lavoro, però solitamente loro, diciamo, questi tour operator mettono annunci anche sui social come Instagram o YouTube, quindi state sempre lì in allerta, però appunto date un'occhiata a questi link, ci sono tantissimi tour operator, io vi metto quelli che conosco e che secondo me sono validi. Raga, questo è tutto quello che ho da dirvi per oggi, mi raccomando mettete un like, lasciate un commento se volete maggiori informazioni così vi posso fornire più dettagli e soprattutto raga iscrivetevi al canale e attivate la campanella, questo progetto è appena nato e ha bisogno di supporto, quindi aiutatemi a crescere e ci vediamo al prossimo video.